Potrebbe accadere veramente. Un'onda gigantesca potrebbe davvero colpire le spiagge delle Hawaii. Perché c'è qualcosa là fuori che minaccia le coste di tutto il mondo. Una forza della natura ancora poco conosciuta. Lo tsunami. Sentiamo spesso parlare di onde gigantesche prodotte da uragani e tifoni che si abbattono sui villaggi lungo le coste. Ma per quanto pericolose possano essere, non sono certamente queste le onde peggiori del mondo. I veri mostri sono gli tsunami, onde anomale prodotte da turbolenze sottomarine come i terremoti, che nella loro corsa possono attraversare gli oceani e inghiottire intere città, provocando la morte di migliaia di persone. Nel corso della storia, gli tsunami hanno provocato immani catastrofi. Dall'antica Creta al Krakatoa. Dal Portogallo al Cile, le onde assassine sono entrate nelle leggende dei popoli. E uno tsunami è tremendo quanto misterioso, perché raramente gli scienziati hanno potuto studiare questo fenomeno. Queste straordinarie immagini sono state girate nel 1952 nell'arcipelago delle Curili, lungo le coste russe del Pacifico settentrionale. Questo è uno tsunami. Avanza verso la terraferma come una marea, ma con forza e velocità enormemente superiori. In quell'occasione i danni furono limitati e non ci furono vittime, ma non sempre è così. Soltanto nell'ultimo secolo, oltre 50.000 persone sono morte a causa degli tsunami. Di queste, la maggior parte non ne aveva mai nemmeno sentito parlare e pochissimi furono avvertiti del pericolo. Ma per coloro che vivono nelle isole del Pacifico, gli tsunami non sono un evento così raro. Questa è la zona dove si registra la maggiore attività sismica del mondo ed è disseminata di vulcani. Non c'è da sorprendersi, quindi, se la maggior parte degli tsunami si verificano proprio qui. Nel mezzo del Pacifico, l'arcipelago delle Hawaii sorge isolato ed esposto. Gli abitanti di queste isole conoscono bene gli tsunami, ma solo pochi di loro sono pienamente consapevoli dei rischi che corrono. Il dottor Walter Dudley è il direttore del Dipartimento di Scienze Marine dell'Università delle Hawaii, a Hilo, ed è un grande esperto di tsunami. Oggi porterà i suoi allievi a fare un'esplorazione con maschera e boccaglio, ma prima dell'immersione impartisce qualche consiglio. Ok, ascoltatemi bene. Ci troviamo a sole 30 miglia dall'epicentro di due terremoti che hanno prodotto enormi tsunami. Le onde hanno impiegato circa 10 minuti ad arrivare fin qui ed erano alte dai 3 ai 5 metri. Quindi, quando siete sulla barriera corallina, se avvertite il terremoto, liberatevi dell'attrezzatura, salite in superficie e raggiungete la riva al più presto, ok? Lo tsunami è un fenomeno naturale fra i più catastrofici. A differenza degli uragani, non dà alcun preavviso. Il tempo non peggiora, non senti la terra muoversi. Magari è una bellissima giornata e all'improvviso l'oceano si solleva e si abbatte sulla costa con una montagna d'acqua alta 9 metri. Lo tsunami delle Aleutine, che colpì le Hawaii nel 1946, si è abbattuto su quest'isola con onde di 17 metri. Ma in epoca preistorica le onde potevano arrivare anche a centinaia di metri di altezza. Questo per dire che l'isola di Hilo viene colpita da onde di maremoto da sempre, ma è solo nel 1946, dopo lo sviluppo dell'edilizia urbana, che abbiamo il primo tsunami davvero catastrofico. 1946. Dopo 4 anni di guerra, gli hawaiani possono finalmente rilassarsi. Il loro paradiso non è più un bersaglio per gli attacchi del nemico. Ma a oltre 2000 miglia di distanza, un pericolo di altra natura emerge dal mare. È il primo giorno di aprile.
Alle 12:30 del mattino, un terremoto sottomarino a largo delle coste dell'Alaska genera un enorme tsunami. Nel giro di pochi minuti raggiunge l'isola Aleutina di Unimak, a 90 miglia dall'epicentro. Gli uomini all'interno del faro sentono la terra tremare, ma non si rendono conto di quanto sta per accadere. Quando l'onda si abbatte sull'isola è alta più di 30 metri. Quando si ritira, il faro di Cape Scotch è scomparso, insieme ai suoi occupanti. Lo tsunami continua la sua corsa a sud verso le Hawaii a una velocità di oltre 700 km/h. E come in Alaska, anche qui nessuno sospetta niente. Il primo impatto è ingannevole. Le onde sono alte meno di 1 metro, ma sono soltanto l'assaggio dell'immensa forza dello tsunami. Quando raggiunge l'isola di Coconut, nella baia di Hilo, lo tsunami ha ormai assunto proporzioni gigantesche. Le onde si abbattono sull'isola, sommergendo totalmente le palme alte 9 metri. La baia di Hilo era fiancheggiata da decine di case. La famiglia di Kapua Huer viveva in alto sulla scogliera. Io e la mia famiglia eravamo in piedi ai bordi della scogliera per vedere quell'onda mostruosa. Eravamo a 10 metri d'altezza dal mare, ma tornammo precipitosamente indietro perché il punto dove eravamo si era trasformato improvvisamente in oceano. Gli abitanti della città di Hilo furono colti dal panico. Per sfuggire alla morte, molti si diedero alla fuga e vennero sommersi dall'acqua. Sentimmo un orribile schianto e capimmo che gli edifici in riva al mare erano andati distrutti. Ovunque era il caos. L'intera città era sommersa dall'acqua. C'erano feriti e dispersi. Vedemmo persone in mezzo al mare che lottavano per rimanere a galla, cani che tentavano di raggiungere la riva. Li vedevamo, è vero, ma non potevamo fare nulla, perché la forza dell'acqua era tale da impedirci di fare qualsiasi cosa. Ci sentivamo impotenti e ci chiedevamo: sarà qualcuno che conosciamo? In questa fotografia si vede un operaio intrappolato sul molo e un'onda che lo sovrasta. Nell'inquadratura successiva, scattata dopo il passaggio dell'onda, l'uomo non c'è più, spazzato via. Mi ero alzato ed ero sceso a lavarmi. Larry Nakagawa aveva 14 anni quando l'onda colpì la sua casa di Hilo. Mi stavo lavando i denti quando sentii uno strano rumore di ghiaia gettata sul marciapiede. Mio fratello entrò e disse: sta arrivando un'onda di maremoto, faremo meglio a salire sull'albero. Così mi aiutò ad arrampicarmi e fece lo stesso con mio padre. Lui e mio padre erano sullo stesso ramo. Però per la conformazione del ramo, mio fratello, per aggrapparsi al tronco, doveva necessariamente abbracciare mio padre. E quando l'onda arrivò, ne sono certo, mio fratello capì che se fosse rimasto attaccato a mio padre, la forza dell'onda li avrebbe trascinati entrambi. Così lasciò la presa e sparì nelle onde. L'obitorio era qualcosa di spaventoso, orrore allo stato puro. Avevano raccolto i cadaveri e si doveva procedere all'identificazione. I corpi erano coperti da un lenzuolo e avevano una targhetta sull'alluce. Quando alzavano il lenzuolo per l'identificazione, i loro volti mostravano tutto l'orrore di una morte atroce. Avevano gli occhi e la bocca spalancati, i lineamenti sconvolti dal terrore. Una cosa spaventosa. 40 chilometri a nord-ovest di Hilo, la piccola penisola di Lapa Hoe Hoe si trova direttamente sulla traiettoria dello tsunami. Gli studenti sono appena arrivati nel cortile della scuola e attendono di entrare in classe. Tra questi ci sono Bunji Fujimoto e i suoi 2 fratelli. Il ricordo di quel giorno è ancora vivido nella memoria di Bunji.
Vidi un muro d'acqua arrivare dall'oceano. Era come quando riempi una tazza di caffè. Continui a versarlo e quando raggiunge l'orlo il caffè fuoriesce. Ed è quello che è successo qui. L'acqua non si fermava e continuava ad avanzare. Capimmo di essere nei guai e cominciammo a correre. Siamo fuggiti verso il piano rialzato alla nostra sinistra, dove si trovava la scuola, e fortunatamente arrivammo in tempo. Ma tanti altri non ce l'hanno fatta. Ragazzi di qui, di questa zona. Mio fratello era laggiù e non è mai stato ritrovato. Ci siamo sempre chiesti come sarebbe diventato. Aveva solo 14 anni e aveva appena cominciato a vivere. E l'unica cosa che possiamo fare adesso è mantenere vivo il suo ricordo. Il fratello di Bunji fu una delle 25 vittime di Lapa Hoe Hoe, quasi tutti studenti e insegnanti. La zona della baia fu completamente distrutta e gli edifici letteralmente sradicati dal suolo. La maggior parte delle strutture erano in legno e crollarono. La ferrovia fu sommersa dall'acqua. Le traversine saltarono e i binari furono completamente divelti. Quel giorno morirono 159 persone, 96 delle quali nella sola Hilo. Con gli anni la città è stata ricostruita, ma quella tragedia ha segnato la sua storia. Quel giorno gli abitanti di Hilo decisero che non si sarebbero mai più fatti cogliere di sorpresa da un'onda assassina. 2 anni dopo, nel 1948, il governo americano istituì a Honolulu il centro di segnalazione degli tsunami. Oggi il centro vigila 24 ore su 24 e coordina l'azione di decine di stati che si affacciano sul Pacifico. Cerchiamo di dare l'allarme il prima possibile. Innanzitutto, sulla base dei dati a disposizione, stabiliamo il tipo di terremoto e la sua intensità. Poi diamo l'allarme a tutti i paesi che fanno parte del progetto. Grazie all'impiego dei satelliti, dei sensori sismici e a una vasta rete di ondometri, il centro è in grado di rilevare tutti i principali terremoti del pianeta e prevedere la formazione di uno tsunami. Gli scienziati sanno che i terremoti sottomarini, le eruzioni vulcaniche o quant'altro causi uno spostamento improvviso del fondo del mare provocano lo spostamento di enormi masse di acqua. Quando questo movimento raggiunge la superficie, crea onde che si muovono a una velocità di 1000 km/h. A differenza delle normali onde prodotte dal vento o dalla marea, l'energia di uno tsunami è distribuita uniformemente fino al fondo dell'oceano, mentre in superficie può apparire soltanto una leggera schiuma. Quando lo tsunami si avvicina alla terraferma, il fondo del mare si alza e l'energia viene compressa, dando origine a onde che possono raggiungere i 30 metri d'altezza. La vita di migliaia di persone dipende dalle nostre decisioni. Qui alle Hawaii, per esempio, ogni pochi anni si verifica... Un momento. Abbiamo un terremoto. Sembrerebbe un lieve terremoto locale nella regione centrale dell'Alaska. Il centro registra 2 o 3 terremoti a settimana, che per lo più non sono in grado di generare uno tsunami.
Ma persino quando l'allarme viene emanato, non sempre la popolazione lo prende sul serio. Quando parli di tsunami, la gente spesso non sa neanche di cosa si tratti. Chi non l'ha vissuto in prima persona è difficile che lo consideri una minaccia. Bisogna subito convincere la gente che il fenomeno esiste e che può essere fonte di grandi distruzioni. Persino qui alle Hawaii, dove gli tsunami hanno fatto strage, la gente può dimenticare le lezioni del passato. Nel 1960, 12 anni dopo la creazione del centro, un forte terremoto al largo delle coste del Cile generò uno tsunami che si propagò per l'intero Oceano Pacifico. Le Hawaii si trovavano direttamente sul suo cammino. La sera del 22 maggio, il centro lanciò l'allarme. Uno tsunami avrebbe colpito Hilo intorno a mezzanotte. Ma la mezzanotte era passata da un pezzo e solo piccole onde lambivano la costa. A quel punto molta gente ignorò l'allarme e tornò nella zona della baia. Qualcuno addirittura si recò al mercato del pesce di Suisan per assistere all'arrivo dell'onda. Il muro d'acqua alto 10 metri colpì con la violenza di una bomba. Ancora una volta Hilo era in ginocchio. Il bilancio fu di 61 morti e danni per 30 milioni di dollari. Quell'onda avrebbe cambiato Hilo per sempre. Oggi chi guarda il centro di Hilo vede l'autostrada che corre lungo la baia. Lì un tempo c'era la ferrovia. Poi c'è una grande zona verde, campi da gioco, prati per fare picnic. Lì in passato c'erano case e uffici. Prima dello tsunami, quella era una zona densamente popolata. Ancora oggi si scorgono le vecchie strade che non portano più da nessuna parte. Guardando questa zona, la gente pensa che la città di Hilo sia un magnifico esempio di pianificazione urbana, ma il merito è tutto di madre natura. E Hilo ha dovuto pagare un prezzo molto alto in termini di vite umane. Lo tsunami è un evento raro e sono 30 anni che Hilo non viene colpita da un'onda devastante. Ma se consideriamo il secolo scorso, scopriamo che la media è di uno tsunami ogni 7 anni. Quindi possiamo dire che il prossimo tsunami è già in ritardo. Walter Dudley non è l'unico scienziato a preoccuparsi del prossimo tsunami. Da tempo, dalla sede del Centro Nazionale per il Controllo Oceanico e Atmosferico di Seattle, il dottor Eddie Bernard cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sul pericolo di uno tsunami. Se consideriamo la storia degli Stati Uniti a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, scopriamo che gli tsunami hanno fatto più vittime dei terremoti. Lo tsunami è un evento tra i più catastrofici, perché al contrario della maggior parte dei disastri naturali, non è localizzato. Persino un terremoto, pur interessando un'area di centinaia di chilometri, si limita a colpire quella. Ma se consideriamo la zona del Pacifico, parliamo di un'area di 160.000 chilometri. Una scossa tellurica può avere ripercussioni anche a migliaia di chilometri di distanza. In Giappone, invece, gli tsunami non hanno bisogno di percorrere migliaia di chilometri. Si formano direttamente qui. Questo arcipelago nazione sorge in una delle regioni più sismiche del pianeta. I giapponesi sanno che la generosità del loro mare è controbilanciata dalla sua crudeltà. Nel 1896 un terremoto al largo del Giappone produsse onde di 30 metri che si abbatterono sui villaggi della costa di Sanriku. La mattina seguente i pescatori che rientravano al porto rimasero impietriti. Pescando a qualche miglio dalla costa non si erano nemmeno accorti dello tsunami che passava sotto le loro barche. Ora, di fronte ai loro occhi c'erano case distrutte e famiglie decimate. Più di 22.000 persone perdettero la vita.
40 anni dopo, accadde di nuovo. 1500 navi sbattute sulla costa da un muro d'acqua, 90 gli equipaggi che risultano dispersi in mare. Passerà molto tempo prima che questa regione del Sol Levante possa ritornare a vivere. I giapponesi conoscono bene gli tsunami. Le onde assassine, come quelle che vediamo in queste immagini, si abbattono sulle loro coste con impressionante regolarità. Ma persino i giapponesi a volte possono essere colti alla sprovvista. Nel 1993 un sisma al largo dell'isola di Okushiri produsse onde gigantesche che raggiunsero la costa in meno di 10 minuti. Era notte e molti non ebbero il tempo di mettersi in salvo. Uno dei pochi fortunati fu il cameraman televisivo Hiroshi Nakamura, che riuscì a filmare la sua fuga. C'era una strada che dal nostro albergo conduceva sulle colline. Eravamo in macchina diretti in collina e arrivammo all'incrocio. Generalmente a quel punto svoltavamo a sinistra, ma da quella parte l'autista aveva visto delle strane onde bianche. Dall'alto della collina sembrava di assistere a un film di guerra. Tutta quella devastazione mi colpì profondamente. Non dimenticherò mai il momento quando la città è sparita. Quella notte a Okushiri morirono quasi 200 persone. Sulla punta meridionale dell'isola, dove sorgevano centinaia di case, non restavano che macerie. Il dottore Eddie Bernard arrivò sull'isola 2 giorni dopo la tragedia, al seguito di un comitato di scienziati. Sembrava di essere nel punto d'impatto di una bomba atomica. Non riuscivo a capacitarmi di tanta distruzione. Quelle onde erano molto più potenti di quanto mi fossi aspettato. Studiavo il fenomeno da più di 25 anni, ma non avevo mai visto con i miei occhi la forza devastante di uno tsunami. Eravamo di fronte a strutture di edifici completamente sfasciate, alla distruzione totale di ogni cosa, e cominciai a capire quali erano veramente le forze in gioco. Guardavo le foto di una ragazzina, avrà avuto all'incirca l'età di mia figlia a quel tempo, e fu allora che realizzai che la maggior parte delle vittime erano bambini o anziani. Ecco che cosa avevamo di fronte. Le rovine di quelle che erano state delle vite umane. Quelle 500 case abbattute significavano la distruzione di centinaia di famiglie. E di fronte alla morte bisogna avere rispetto. Nonostante lo scopo scientifico della missione, dovevamo avere rispetto per il dolore di quella gente e per coloro che erano morti. Come scienziato mi ha posto di fronte al vero motivo per cui dobbiamo approfondire gli studi sugli tsunami, cioè quello di salvare vite umane. Oggi Okushiri sta lentamente ritornando alla vita. La gente ricostruisce le case e sta tornando a una vita normale. Ma poiché lo spazio qui è un bene di lusso, molte delle nuove case vengono ricostruite dove sorgevano quelle vecchie, e questo le rende altrettanto vulnerabili agli tsunami. C'è un luogo, tuttavia, che forse non verrà mai ricostruito. L'estremità meridionale dell'isola, molto probabilmente, resterà deserta, a ricordo di ciò che fu portato via dal mare. «300 chilometri più a sud c'è un'altra città che ha sofferto molto a causa degli tsunami. Nell'ultimo secolo, Taro ha visto 3.000 dei suoi abitanti sparire nelle onde.
La gente di questa città ha imparato a convivere con le tragedie e con la costante minaccia di un ennesimo disastro. L'ultima grande onda sismica colpì la città nel 1933, distruggendola completamente e provocando la morte di un quarto della sua popolazione. L'anno seguente, i sopravvissuti decisero di passare all'azione. Costruirono una muraglia per tenere sotto controllo il mare. Oggi la costruzione domina la città. Un bastione di cemento armato alto 10 metri e largo in alcuni punti 24. Per la gente di Taro è diventato un elemento familiare e rassicurante del paesaggio. D'estate il cemento si arroventa e non riesco a dormire per via del calore che emana. A volte vorrei che non ci fosse, ma non dimentico mai la ragione della sua presenza. Se non ci fosse la muraglia, io non vivrei mai in questa città. Taro può contare anche su un centro di segnalazione degli tsunami. Oltre alla normale tecnologia satellitare, il centro dispone di videocamere che permettono ai tecnici di controllare il porto 24 ore su 24, osservare i cambiamenti del livello del mare e prepararsi all'inevitabile. E se dovesse scattare l'allarme, Taro è pronta. Le squadre d'emergenza si esercitano regolarmente nella chiusura delle 6 paratie che impediscono l'ingresso all'acqua. Ognuna di queste massicce porte d'acciaio può essere chiusa in meno di 4 minuti. Ma finora non hanno ancora subito la prova di un violento tsunami. La muraglia ha certamente la funzione di rassicurare gli abitanti di Taro, ma potrebbe non bastare. Con i suoi 10 metri d'altezza dovrebbe fermare la maggior parte delle onde, ma il terribile tsunami del 1896 aveva prodotto onde di 27 metri e nessuno sa a quale altezza avranno le onde del prossimo tsunami. Ora, anche sull'isola di Okushiri si costruisce una muraglia di protezione. Quando sarà ultimata, circonderà quasi un quarto dell'isola, fornendo almeno una protezione parziale contro il prossimo tsunami. Ma la gente di Okushiri non ha posto tutta la sua fiducia nel cemento armato. Con una cerimonia che si tiene ogni anno nel mese di giugno, la città rende omaggio ai defunti e in particolare alle centinaia di vittime degli tsunami, eternando la loro memoria nelle rocce. E quando cala l'oscurità, viene acceso un falò. Servirà da faro per guidare verso casa coloro che si sono smarriti tra le onde. Le lanterne di carta simboleggiano le anime delle vittime, affidate ancora una volta al mare.
È una cerimonia in memoria dei defunti e forse una preghiera di salvezza. Uno tsunami non è un pericolo così remoto come molti potrebbero pensare. A migliaia di chilometri di distanza dai villaggi giapponesi c'è la costa nord-occidentale degli Stati Uniti. La città di Crescent City, in California, ha una tragica affinità con Taro e Okushiri. Qui la gente del posto ricorda ancora quell'onda maledetta. È il 27 marzo del 1964, un venerdì santo. Un violento terremoto al largo delle coste dell'Alaska genera un gigantesco tsunami. Le coste occidentali del Nord America, da Vancouver a San Diego, si trovano sul suo cammino. Alle 11 di sera, Bill Parker, direttore della protezione civile di Crescent City, riceve un messaggio urgente. La prima volta che sentii parlare di tsunami fu con un messaggio arrivato per telescrivente. Annunciava l'arrivo di uno tsunami, specificando anche la probabile ora di arrivo espressa in ora di Greenwich. All'epoca non sapevamo neanche cosa fosse uno tsunami, figuriamoci se eravamo in grado di convertire l'ora di Greenwich in ora locale. Eravamo veramente spaventati e non sapevamo cosa aspettarci. Quel messaggio diceva che molto probabilmente Crescent City sarebbe stata investita da uno tsunami ed eravamo terrorizzati. Ma non tutti gli abitanti di Crescent City erano spaventati. Molti erano incuriositi dalla novità e si recarono alla baia per vedere con i propri occhi l'onda in arrivo. Tra questi c'era Ray Magnuson. Parcheggiai la macchina all'ingresso del molo, incontrai mia moglie e cominciamo a passeggiare. Dopo un po' sentii un boato. Un tizio disse: "Guardate, sta superando il molo". Pensai subito all'onda e l'idea cominciò a spaventarmi, visto che mi trovavo a livello del mare. Aspettai e dopo un po' vidi l'acqua arrivare alla strada. Poi un bar sul lato destro della strada venne spazzato via dal mare. Pensai fosse il caso di mettersi al sicuro. Cominciai a correre verso la macchina, ma l'acqua era sempre più vicina e quando salimmo in macchina, per fortuna le Volkswagen galleggiano. Di sicuro la nostra galleggiava. Sentivamo le esplosioni in città. Le case cominciavano a crollare, un frastuono impressionante. Dei grossi tronchi erano caduti davanti alla macchina, formando una specie di frangiflutti. Poi l'acqua scese e potemmo allontanarci. Non avevamo idea dell'entità dei danni. Eravamo sotto shock. Non riuscivamo a credere ai nostri occhi. Feci rapporto al direttore del servizio di emergenza della California perché lo trasmettesse al governatore. Gli dissi: Crescent City non esiste più. Il bilancio finale fu di 11 morti e oltre 7 milioni di dollari di danni. Bisogna accettare l'evidenza. Uno tsunami può colpire ovunque e non solo degli sperduti villaggi su un'isoletta del Pacifico. Sono passati 30 anni. La gente di Crescent City è senz'altro più informata. Ma a differenza del Giappone, qui non ci sono né muraglie di protezione, né sistemi computerizzati, né telecamere che sorvegliano la città. Se domani arrivasse uno tsunami, la città potrebbe essere distrutta un'altra volta. Il disastro di Crescent City fu un evento unico? Oppure un altro tsunami potrebbe colpire il Pacifico nord-occidentale? Le onde giganti fanno parte della tradizione orale di molte tribù americane che vivono da secoli lungo queste coste. Una leggenda dei Tolowa così racconta. La nonna disse ai due nipoti di allontanarsi al più presto. I due bambini corsero il più velocemente possibile.
Su per la montagna, lontano dalla baia. Giunti a metà strada, guardarono indietro e videro l'acqua che arrivava. Sentivano le grida della gente. Poi le sentirono sempre più fioche, come da grande distanza. Quando raggiunsero la cima della montagna, i bambini accesero un falò e si sedettero intorno al fuoco. Quando spuntò il sole, il paesaggio non era più lo stesso. Tornarono alla baia e non trovarono più la loro casa. Non c'era più nulla. L'acqua aveva spazzato via ogni cosa. È solo una leggenda, ma potrebbe fondarsi su una tremenda verità. A qualche miglio dalla costa e a migliaia di metri di profondità c'è la frattura di Cascadia, una spaccatura della crosta terrestre lunga 1400 km e capace di produrre tremendi terremoti. Uno tsunami generato qui si abbatterebbe sulle coste in meno di 20 minuti. Vicino alla foce del fiume Copalis, nello stato di Washington, il geologo Brian Atwater cerca le prove di questa antica tragedia, tracce che corrispondano alle vecchie leggende. Il primo indizio di una catastrofe, una triste radura denominata la foresta fantasma. 3 secoli fa, quando questi alberi erano rigogliosi, un terremoto provocò l'affondamento delle rive del fiume. Quella che era una terra fertile diventò un acquitrino salmastro e gli alberi morirono per avvelenamento. Si ritiene che quello stesso terremoto generò anche uno tsunami. Secondo Atwater, altri indizi si trovano sulle rive di questo fiume, segni rivelatori che indicano che questa regione fu realmente inondata da uno tsunami. Un pezzo di legno bruciato. Qui doveva esserci un accampamento. Qui abbiamo una sedimentazione a 3 strati. Risale a più di 300 anni fa, al tempo in cui questo luogo era una foresta. C'erano abeti, pini rossi, e le tribù locali usavano queste pietre per cucinare. Lo strato marrone corrisponde all'accampamento e al suolo della foresta. Lo strato grigio rappresenta lo tsunami generato da un terremoto di 300 anni fa. Lo tsunami è arrivato fin qui, ha sommerso la sabbia dell'accampamento, poi il fango trasportato dallo tsunami si è depositato, perché con il terremoto si è creata una depressione. Ma quella non fu l'unica grande onda a colpire le coste dello stato di Washington. Atwater ed altri scienziati hanno scoperto altre tracce di tsunami in un passato ancora più remoto. 1000 anni fa, un terremoto di intensità pari a quello di Kobe generò uno tsunami a Puget Sound, lungo la faglia che corre sotto Seattle. Durante il terremoto si verificò un sollevamento terrestre di circa 6 metri e il fondo di Puget Sound si sollevò di conseguenza. Poi la gravità ha avuto la meglio e si è prodotta un'onda enorme. Accadde 1000 anni fa a Puget Sound. E potrebbe accadere di nuovo. Gli scienziati ritengono che c'è una possibilità su 10 che un potente tsunami colpisca il Pacifico nord-occidentale entro i prossimi 50 anni. In molte zone dello stato di Washington la gente non è sufficientemente informata su quello che potrebbe succedere tra qualche anno. Non sono stati predisposti i sistemi di allarme anti-tsunami che ci sono nell'Oregon, ad esempio, e che servono a dare indicazioni in caso di necessità. Gli stessi che vengono adottati sulla costa orientale, dove ci sono dei cartelli che segnalano strada di evacuazione in caso di uragani. Queste indicazioni sono fondamentali perché in caso di necessità la gente si ricorderebbe dell'indicazione e saprebbe come mettersi in salvo. È in questo modo che si salvano delle vite in caso di tsunami. Brian Atwater non vuole certo spaventare la gente, cerca soltanto di renderla consapevole del pericolo. E finalmente il messaggio è stato recepito. Il governo federale ha messo a punto nuove strategie di prevenzione che tengono in considerazione il rischio di tsunami.
Recentemente lo Stato dell'Oregon ha tracciato una linea che delimita una zona di allagamento lunga 480 km. A causa del rischio di tsunami, senza un permesso speciale, né scuole o ospedali possono essere costruiti lungo la costa. La città di Cannon Beach si trova all'interno di questa zona. È una tranquilla cittadina di mare, ma durante l'estate la sua popolazione raggiunge i 20.000 abitanti. A differenza di altre città della costa, Cannon Beach si prepara all'arrivo di uno tsunami con periodiche esercitazioni. Ma le autorità non vogliono spaventare la popolazione o i turisti, così l'urlo della sirena è sostituito da un altro. La gente di Cannon Beach non manca di senso dell'umorismo, ma certamente qui nessuno sottovaluta gli tsunami. Sanno che hanno molto da perdere, soprattutto qui alla scuola elementare di Cannon Beach, situata ad appena 120 metri dall'oceano. We're going to add RE to the beginning of the word. So, what would be the new word if you add RE to the first word? Brian B? Regain. Regain is right. And how do you spell regain, Nathan? R-E-G-A-I-N. Right. Questi bambini sanno cos'è uno tsunami e sanno esattamente cosa fare in caso di allarme. Hanno solo pochi minuti a disposizione per raggiungere un luogo sicuro. Ci avete messo solo 13 minuti e 20 secondi, bravissimi! Siete arrivati qui e vi siete aiutati a vicenda. Non avete pensato solo a voi stessi e al vostro compagno, ma avete incoraggiato gli altri. Bravissimi, sono fiero di voi. Vi meritate un altro applauso. Bravi, molto bravi. Attualmente sono allo studio vari progetti per trasferire la scuola, ma fino ad allora le esercitazioni continueranno. È l'unico modo per prevenire una catastrofe. L'ultimo tsunami ha colpito Cannon Beach 30 anni fa. Nel cortile della scuola, l'altalena di acciaio mostra ancora i segni lasciati dagli alberi, sradicati e scagliati lontano dalla forza delle onde. Fortunatamente, lo tsunami colpì di notte, quando la scuola era deserta. Ma il prossimo potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Gli abitanti di Cannon Beach sono consci dei pericoli che corrono, ma ci sono altre città a rischio lungo la costa del Pacifico, molte delle quali sono assolutamente impreparate. Nello stato di Washington c'è una zona turistica chiamata Long Beach, costituita da una barriera di sabbia molto bassa. Durante l'estate, sulla spiaggia, possono esserci anche 50-60 mila persone. Quello sarebbe lo scenario peggiore, perché in caso di catastrofe ci sarebbe una sola via di fuga e con tutta quella gente potrebbe risolversi in una tragedia. Probabilmente la gente non riuscirebbe a mettersi in salvo in tempo e tutto ciò che non è di cemento armato verrebbe spazzato via. E i detriti trasportati dalla corrente si trasformerebbero in armi micidiali, con le automobili sbattute da una parte e dall'altra. L'onda raderebbe al suolo ogni cosa e alla fine dello tsunami ci ritroveremo con una spiaggia liscia e deserta. Alle Hawaii i sistemi di allarme e le procedure di evacuazione esistono da anni, ma saranno efficaci solo se la gente li prenderà sul serio. Questo è un aggiornamento dell'allarme dato dalla Protezione Civile. Al momento vi consigliamo di restare nelle vostre case fino a nuovo ordine.
Sono chiuse tutte le strade. Nel 1994 venne lanciato un allarme anti-tsunami e le spiagge delle isole vennero evacuate. 300.000 persone risposero con disciplina, ma in quell'occasione forse l'allarme fece più male che bene. Il terremoto che nel 94 colpì il Pacifico nord-occidentale era abbastanza potente da generare uno tsunami di grandi proporzioni. Le prime indicazioni rivelarono una sufficiente accelerazione dell'acqua vicino all'epicentro. Su queste basi il centro lanciò l'allarme. Riuscirono a prevedere esattamente l'ora di arrivo dell'onda, ma non erano in grado di stabilirne l'altezza. Considerando che gli tsunami sono un evento molto raro e considerando anche l'esiguità dei fondi destinati alla ricerca, non siamo ancora in grado di prevedere l'altezza delle onde. In quell'occasione, l'onda che colpì le Hawaii era alta solo 2 metri e purtroppo la gente lo interpretò come un falso allarme, quando in realtà avrebbe potuto trattarsi veramente di uno tsunami devastante. Il problema dei falsi allarmi è che la gente perde fiducia nel sistema di prevenzione. Oppure, paradossalmente, diventa così sprezzante del pericolo da andare apposta sulla spiaggia per vedere l'onda. Credo che sia compito di noi scienziati cercare di prevedere questi fenomeni nel modo più accurato possibile. E oggi la tecnologia per farlo finalmente esiste. Nei depositi del governo, accanto all'ufficio del dottor Bernard, vediamo il futuro in materia di prevenzione anti-tsunami. Una boa di segnalazione alta 6 metri, dotata di sensori all'avanguardia, consente di evitare i falsi allarmi e di salvare vite umane. Ancorati al fondo dell'oceano, una rete di segnalatori che copre tutto il Pacifico permetterà di prevedere l'altezza delle onde tsunami e anche quando e dove colpiranno. Gli indicatori sottomarini misurano con precisione le onde che passano e trasmettono i dati alla boa galleggiante. Un satellite completa il collegamento con il centro di segnalazione tsunami. Il nuovo sistema permetterà di evitare i falsi allarmi e accrescerà la fiducia nel sistema di prevenzione. Tuttavia, alcuni tipi di tsunami possono colpire in modo così inaspettato e con una forza tale che anche il sistema più sofisticato non riuscirebbe a dare l'allarme in tempo. Tutte le isole dell'arcipelago delle Hawaii hanno origine vulcanica e sono emerse dall'oceano in seguito a un'eruzione. Periodicamente i fianchi delle isole si staccano, scomparendo nuovamente negli abissi, dando così origine alle fantastiche scogliere delle isole dell'arcipelago. Ma i fianchi delle isole, trasformandosi in enormi frane, potevano generare tsunami devastanti. Abbiamo le prove che le onde originate da quei movimenti di terra raggiungevano addirittura i 300 metri d'altezza. Queste onde gigantesche potrebbero non essere solo un ricordo del passato, perché potrebbero ripetersi anche in futuro. Qui, sull'Isola Grande, è già evidente un'enorme crepa. È lunga 96 metri e si allarga sempre più. Alcuni scienziati ritengono che l'isola si stia lentamente spaccando in due. La Grande Crepa è una zona di faglia. In passato c'era del magma al suo interno. Adesso è diventata probabilmente una specie di cardine, con una parte dell'isola che sta scivolando sempre di più e che un giorno potrebbe sparire nel fondo dell'oceano. Uno tsunami con onde di centinaia di metri al largo delle Hawaii sarebbe una catastrofe, ma uno tsunami potrebbe manifestarsi ovunque, anche senza terremoti, vulcani o slavine. Alcuni scienziati stanno esaminando altre possibili cause, estremamente remote, ma ugualmente terrificanti. Recentemente abbiamo studiato gli effetti dell'impatto di un meteorite. A seconda delle sue dimensioni, un meteorite che cade nell'oceano potrebbe generare onde altamente distruttive. Potrebbero formarsi onde alte decine di metri. Un evento al quale nessuno è preparato.
Uno tsunami gigantesco, generato da un meteorite, è un evento che capita una volta ogni 1000 anni. Ma non ci vuole uno tsunami gigantesco per distruggere una comunità. Al Memorial Park di Hilo, dove una volta sorgeva la scuola di Lapa Hoe Hoe, gli studenti incontrano i sopravvissuti 50 anni dopo la tragedia. La gente mi chiede, e se arrivasse un altro tsunami? E io rispondo, non dovete dire se, ma quando. Perché questa è l'unica cosa certa. Forse non sarà quest'anno e neanche l'anno prossimo, ma potrebbe anche essere domani. Gli hawaiani sanno cosa uno tsunami è capace di fare. Sarebbe cosa saggia ascoltare il loro lamento e imparare dalla loro esperienza.